Fin da tempo immemorabile l'uomo sa che la relazione contrattuale in ambito lavorativo è più complicata rispetto a una relazione contrattuale tra venditore e consumatore. Le ragioni sono legate al fatto che il contratto di lavoro è tipicamente un contratto incompleto. Cioè non è possibile precisare all'interno di questo rapporto contrattuale tutte le mansioni, i doveri, i compiti ai quali il lavoratore dovrà sottoporsi e rispondere con lealtà. Come si risolveva originariamente questa situazione? Attraverso il ricorso in qualche modo alla gratuità, perché come ricordava Akerlof, che poi è stato insignito del premio Nobel, la relazione lavorativa è uno scambio di doni. Il datore di lavoro fa leva sulla fiducia e sulla lealtà e quindi non mi misura ogni respiro, non mi controlla ogni atto che io eseguo per l'azienda, e in cambio il lavoratore risponde con un'identificazione, una riconoscenza, con una rispondenza fiduciaria. Ebbene, questa relazione di fiducia è una relazione vulnerabile, è una relazione fragile. È chiaro che è aperta al tradimento. Ed è per questo che la letteratura economica, che è partita da un'idea di uomo razionale, ha cercato di superare questa fragilità attraverso la logica degli incentivi, attraverso la logica dei bonus, che consistono nel legare anche la retribuzione non a uno scambio di doni, ma alla misurazione e al controllo delle performance del mio personale. Con quale conseguenza? Con la conseguenza che l'introduzione di questo prezzo spiazza definitivamente la logica di reciprocità. Siccome quello che io vorrei comprare è una virtù, ma questa virtù deve essere fine a se stessa, alla fine io compro soltanto, diciamo, l'ottenimento di determinati risultati. E la letteratura oggi riconosce che per ottenere gli stessi risultati ho bisogno di incrementare ogni anno il premio. Con quale conseguenza che oggi siamo in una sorta di trappola posizionale. Le grandi banche ci dicono che se non continuano a versare i bonus ai propri dirigenti, questi se ne vanno, perché non c'è più nessuna motivazione intrinseca. Questa è una trappola in cui gli economisti ci hanno messo attraverso una teoria economica che non teneva conto, diciamo, della complessità della persona umana.